Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di febbraio 2023. Wow, abbiamo la carta della morte, amici del cancro. Direi che è un periodo di rinnovamento. Quando c'è la carta della morte si parla sempre di una rigenerazione, di una rinascita e anche di qualche cosa che comunque viene lasciato indietro. E la morte anche dell'ego, certe volte, oppure può essere di vecchie abitudini, di vecchie questioni. C'è qualche cosa che sta giungendo alla fine per aprire un ciclo nuovo. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Poi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate anche altri link utili insomma a video che potrebbero essere interessanti. Per quello che riguarda la mail la vedete qui nel caso vogliate contattarmi. E partiamo subito con la carta del Papa, la torre al contrario, un 7 di spade al contrario, gli amanti al contrario, l'imperatore, il 10 di denari. Devo dire che avete tantissimi arcani maggiori, perché sono 4 su 6 carte. Adesso vediamo l'ultima carta qual è. Abbiamo il fante di denari. Allora, cari amici, il Papa. Il Papa è una carta che parla di tradizioni, di ufficializzazioni, anche di contratti certe volte e può far riferimento al matrimonio, visto proprio come o rito o sacramento, nel senso il matrimonio, no? Abbiamo anche la torre qui che è al contrario. Ho come la sensazione, vedendo queste carte, che c'è qualche cosa eh, nella relazione, vi dico di coppia perché comunque abbiamo una carta che parla di matrimonio e la carta degli amanti al contrario, che ha bisogno di qualche aggiustamento, mi viene da dire, perché abbiamo anche comunque qui la carta della morte, no? Quindi, come vi dicevo, si tratta di lasciare indietro, di far morire vecchi schemi di comportamento per crearne di nuovi ed è un po' anche l'energia di questa torre, nel senso che quando c'è la torre è perché si parla di una caduta dei giochi, di una caduta dell'ego, delle certezze. E il 7 di spade al contrario mi dice che qualche tipo di realtà, qualche tipo di verità potrebbe venire a galla. Il fatto che ci siano gli amanti al contrario mi dà la sensazione che non siate esattamente in equilibrio con quello che è il vostro partner, la vostra partner. Nel caso non abbiate nessuno, mm, adesso lo andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi, ma ho come la sensazione che qui qualcuno abbia bisogno di essere un po' più realista con se stesso. Perché comunque c'è un 7 di spade, una carta che parla di proiezioni, di mezze verità, insomma, mh, è qualcosa, se non avete, se non siete in una relazione, è qualcosa che ha a che fare con voi stessi. Andiamo avanti, vediamo poi che abbiamo l'imperatore, che è una carta di stabilità e se non avete nessuno, ragazzi, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, perché poi vi dico che c'è il 10 di denari, che è una carta che parla di compimento, di raggiungimento di obiettivi. Può anche semplicemente magari essere un padre, questo imperatore, se non è per voi la persona di interesse, ehm, che in qualche modo vi aiuta a generare questo cambio. Guardate che il fante di denari qui è rappresentato da una fanciulla che irriga, innaffia, annaffia, non so come si dica, ehm,
quindi si sta dedicando a far crescere qualcosa piano piano. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Fante di denari nuovamente e il 2 di spade. È come se ci fosse un nuovo tipo di impegno a inizio periodo. Però con questo 2 di spade, ragazzi, c'è qualche cosa che non si vede e qui lo vediamo col 7 di spade. Andiamo a vedere un attimo la torre. Abbiamo il re di bastoni al contrario e un 2 di pentacoli. Sì, può essere inerente la vostra persona di interesse, come vi dicevo, perché appunto c'è anche un re di bastoni. Ho come la sensazione che per qualcuno si tratti di due persone diverse, perché questo 2 di pentacoli dice che state cercando di tenere in piedi due situazioni. O se non è quello il vostro caso, potrebbe far riferimento al fatto che c'è un qualche tipo di ciclo che continua a ripetersi e che qui con questa morte è ora di spezzare fondamentalmente. Andiamo a vedere il 7 di spade. 6 di spade, asso di coppe e fante di bastoni. Il 6 di spade è una carta che parla di allontanamento, di prendere le distanze. Qui eh, ho la sensazione che stiate aspettando che qualcuno vi dica la verità. O se siete voi che dovete dire la verità, è come se steste aspettando il momento giusto, una cosa di questo genere. O per anche semplicemente chiarirvi, per creare un nuovo inizio, mi viene da dire, perché c'è un bellissimo asso di coppe, qui qualcuno è innamorato. Andiamo a vedere gli amanti al contrario. L'imperatrice e la regina di spade. Di nuovo due figure femminili. Ehm, sì, ho la sensazione che ci siano più persone in questa dinamica, inserite in questa dinamica. Ehm, ragazzi, il fatto di avere gli amanti al contrario, è come vi dicevo prima, è una carta che parla, diciamo, di disarmonia all'interno della coppia, o se non avete nessuno, ma magari anche se avete una persona di fianco a voi, parla di poco amor proprio fondamentalmente. E qui, avendo le due figure femminili, ho come la sensazione che qualcuno non sia abbastanza madre di se stessa. Mm? Cioè, ho la sensazione che dobbiate essere più compassionevoli nei vostri confronti. E considerato che abbiamo imperatore e imperatrice, per qualcuno si tratta di una situazione familiare dove c'è una questione legata a una casa, legata a un'azienda, sento, a una struttura, a qualche tipo di struttura fisica che secondo me non vi fa sentire a posto con voi stessi. C'è qualche cosa qui che deve venire fuori. E anche la regina di spade, che normalmente è una carta, è un'energia che taglia, l'energia di la regina di spade, e anche la morte taglia. È come se non riusciste a lasciarvi indietro qualcosa, probabilmente questa torre. Andiamo a vedere il papa. Scusate, l'imperatore, il papa era all'inizio. Allora abbiamo un 8 di coppe al contrario e un 4 di coppe, c'è proprio qualche cosa che vi manca. Però io il 4 di coppe dico sempre che è la carta della cecità, perché è come se aveste la soluzione del vostro problema o un'altra alternativa a lato vostro, ma voi non riusciate a vederla perché comunque siete troppo focalizzati su questa torre, sul disastro che potrebbe esserci, perché non sento che ci sarà. Nel senso, è come se fosse una cosa un po' scampata la torre al contrario. Cioè, qui a un certo punto c'è qualcuno che decide di tagliare i ponti prima di far crollare tutto. Ci si allontana da una determinata idea.
Andiamo a vedere il 10 di denari. Abbiamo il matto. Giustizia, giudizio e regina di coppe. Wow! Ragazzi, la seconda parte di questa lettura, quindi diciamo intorno alla seconda settimana di febbraio, non male, devo dire non male. 10 di denari, chiusura di cicli, raggiungimento dei risultati, contratti e avete anche la giustizia, contratto e avete anche il Papa, contratti. Però soprattutto qui è come se arrivasse un'ufficializzazione, un contratto, una regolarizzazione, c'è un nuovo inizio. Per qualcuno si tratta di una chiamata, so che dovrebbe essere una stesa inerente agli affetti, ma se state aspettando una telefonata per una risoluzione da un punto di vista legale, arriverà verso metà febbraio, ok? Perché ce l'abbiamo qui. Abbiamo un nuovo inizio, abbiamo la regina di coppe, che è un'altra donna, tra l'altro, un'altra regina. Andiamo a vedere il fante di denari. Due di bastoni al contrario e 3 di spade al contrario. Sì, ho come la sensazione che qualcuno vi accompagnerà in questo nuovo percorso e piano piano riuscirete insomma ad elaborare sia questo tipo di sofferenza che è qui con la torre, io la sento, che da una torre diventa semplicemente un 3 di spade, e anche questo 2 di bastoni che è il contrario, piano piano vedrete che con questo fante di denari inizierà a girarsi, quindi inizierete a vedere più prospettiva per il futuro, ad essere più positivi. Sento che entrerete in un gruppo di persone che vi sostengono, potrebbero anche essere degli amici, un nuovo gruppo di lavoro. C'è un cambio a livello di stabilità interna e esterna, perché ripeto, c'è anche la giustizia taglia, come la morte. Ho come la sensazione che qui ci sarà un cambio, un nuovo inizio, una risoluzione di qualche tipo di problema in modo favorevole per voi, soprattutto se è una questione inerente a una casa o di tipo burocratico. Ripeto, se poi avete una situazione un po', diciamo, problematica con il vostro partner, verso la seconda parte della lettura, quindi diciamo metà febbraio, si può raggiungere un certo tipo di stabilità. Quello che sento è che non sarete voi, diciamo così, ad avere la forza di tagliare quello che si dovrebbe tagliare, ma sarà qualche evento esterno in qualche modo ad aggiustare le cose. Ecco, magari quello che vi posso consigliare, non rimanete lì così fermi come il 4 di coppe, ma iniziate a guardarvi intorno. Il matto suggerisce sempre di fare un'azione, è il muoversi, il cominciare qualche cosa, è l'impulso che vi spinge a muovervi. E qui ho come l'impressione che se siete single potreste conoscere una persona che magari vi farà già anche conoscere la sua famiglia, oppure potrebbero essere semplicemente dei buoni, come vi posso dire, dei momenti in famiglia ristoratori. Potrebbero, guardate, qualcuno secondo me parteciperà a dei matrimoni, può essere una festa o qualche cosa di questo genere, qualche rituale, qualche, non lo so, qualche ritrovo dove ci sono tante, tante, tante persone che fanno festa fondamentalmente. Possono essere feste di compleanno, possono essere feste di beneficenza, quello che è più in linea con voi, ecco, il tipo di feste che voi comunque normalmente partecipate. Va bene, allora andiamo a vedere ancora un oracolo. Due, perché poi ho anche le carte delle fatine da estrarre. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale, per me è molto importante, anche solo leggere i vostri commenti a me riempie sempre il cuore. Non ho molto tempo per rispondere ai commenti, anche nelle email sono diventata un po' più telegrafica, però li leggo sempre tutti, quindi di nuovo grazie. Allora, al mare, carta numero 7. Questa carta a me ispira le profondità del mare. Se ci fate caso, la barca sembra ferma, no? Le acque sono piatte.
Però il punto qual è? Che al di sotto, nelle profondità, ci sono sempre comunque le correnti. Quindi si tratta di, come vi posso dire, conoscere le correnti che ci sono sotto di voi, quello che gioca sotto. Quello che gioca sotto, io quando dico queste cose intendo la parte astratta, ok? Quindi quello che gioca sotto in questo caso sono i pensieri, le forme pensiero, le credenze limitanti, quindi fate attenzione a come formulate i pensieri e alle parole che usate per formulare i pensieri, perché è quello il messaggio che state dando all'universo. Poi abbiamo carta numero 8, la tribù. Qui è come se la tribù, qui abbiamo un 10 di pentacoli. È come se qui ci fosse un invito, ragazzi, perché abbiamo la morte, il fante, il matto. C'è qualche tipo di nuovo inizio. Qui è come se si trattasse di staccarsi, probabilmente se fosse un'azienda familiare potrebbe essere quello, potrebbe essere lo staccarsi semplicemente magari dalle idee che ha il partner e iniziare a seguire le vostre idee. È una carta che mi invita a creare la propria tribù, a trovare persone che siano in linea con voi stessi. E poi abbiamo la carta numero 3, tra due mondi. Le sento tutte vostre, devo dire, perché anche qui è come se ci fosse un passaggio, il prima e il dopo in un certo senso, ed è una fase probabilmente di transito, quella che vivrete in questa seconda parte, scusate, in questa prima parte di febbraio, devo dire, ok? Bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo da parte delle fatine. Io intanto ne approfitto per te che sei rimasto fino qui, fino alla fine del video, per comunicarti che, visto che febbraio è il mese dell'amore, questo mese ci sarà in promozione la lettura di coppia. O nel caso fossi single, sarà una lettura per fare un identikit della tua prossima fiamma, della tua prossima storia. Quindi se vuoi ricevere insomma questa lettura che sarà in promozione fino al 28 di febbraio, mi puoi contattare a quest'email, ok? Bene, ok, la fatina è già uscita. Non giudizio, che bella carta. E devo dire che è sempre molto difficile non giudicare. Il non giudizio è non dire se una cosa è bene o male, se è giusta o sbagliata, ma semplicemente prendere atto che questa cosa esiste, senza giudicarla giusta da un lato o dall'altro, semplicemente è così, esiste. Mm? Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione, fatemi sapere nei commenti poi come vi risuona, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!